Buongiorno a tutti, sono Guido Moscarella, CEO del gruppo Innoveri, azienda System Integrator da circa 20 anni in ambito security, e con questa serie di video abbiamo l'obiettivo di divulgare delle nozioni in ambito sicurezza ad una platea quanto più ampia possibile. Quali sono le misure di sicurezza minime per autenticazione e autorizzazione? Allora, quando parliamo di autenticazione e di autorizzazione parliamo generalmente delle credenziali, quindi username e password, e quando parliamo di password sappiamo benissimo che sono l'anello debole di tutta quanta la catena di security. Perché sono l'anello debole? Perché sono generalmente memorizzate dalla mente umana, che non riesce a memorizzarne complesse, non riesce a memorizzarne tante. Conseguenza è che generalmente viene utilizzata la stessa password per l'accesso a molte risorse. È fondamentale invece avere per ogni servizio una password diversa, questo perché in caso di data breach, di data breach su uno di questi servizi, le password recuperate eventualmente da un attaccante non possono essere utilizzate per accedere ad altri servizi, ad esempio un servizio bancario o ad altri. Vi sono vari sistemi che le aziende poi possono mettere in piedi per minimizzare questi rischi, e sono ad esempio un sistema di single sign-on affinché venga utilizzata una sola credenziale per accedere a tutte quante le risorse aziendali. Questo diminuisce il numero di password che devono essere memorizzate dalla persona, e quindi possiamo aumentarne la complessità della stessa. Oppure possiamo utilizzare sistemi di password vault che permettono di memorizzare più password e di averne quindi diverse per ogni tipo di servizio a cui bisogna accedere. Un altro sistema da utilizzare quando disponibile è la multi-factor authentication, affinché non è soltanto la password il tuo elemento di autenticazione, ma è anche un altro elemento di autenticazione che può essere un OTP, un SMS o anche una notifica su un cellulare. Ancora meglio, quando possibile, utilizzare sistemi di autenticazione biometrici, ad esempio con riconoscimento facciale o riconoscimento dell'impronta, o anche soluzioni addirittura passwordless. È molto importante inoltre che gli account e le credenziali in generale non vengano assegnate ad un gruppo di persone, ma siano assegnate nominalmente. Questo è particolarmente importante per gli amministratori di sistema. E per quanto riguarda lo storage dei dati? Per quanto riguarda lo storage dei dati è molto importante averli cifrati sul proprio laptop, sul proprio dispositivo, e quindi implementare quella che è la cifratura generalmente messa a disposizione ormai da quasi tutti i sistemi operativi di base. Per garantire la disponibilità degli stessi è importante effettuare periodicamente delle copie di backup ed eventualmente, se possibile e se disponibile da un punto di vista aziendale, utilizzare servizi in cloud di memorizzazione. Esistono particolari misure per lo smart working? Beh, in caso di smart working quello che mi sento di consigliare è di cercare di far utilizzare ai propri dipendenti sempre i dispositivi messi a disposizione dall'azienda, questo affinché possano sempre avere a disposizione gli strumenti di sicurezza che sono stati implementati, come ad esempio antivirus, DLP ed altri. Per lo stesso motivo utilizzare anche un Always On VPN, affinché anche quando l'utente è da casa possa usufruire dei servizi di security perimetrali di network messi a disposizione dall'azienda. Un'altra cosa probabilmente molto importante è l'utilizzo di software di gestione remota dei dispositivi. Questo affinché l'azienda possa sempre, in qualsiasi momento, intervenire, quindi su un malfunzionamento o su un incidente, o anche programmare patch e aggiornamenti di sistemi operativi e delle applicazioni. Da oltre 20 anni noi di Innoveri siamo a fianco di grandi, medie e piccole aziende per aiutarle a migliorare la propria postura di security. Grazie per averci seguito, al prossimo video.